Nel 2016 Honda ha avuto il coraggio di usare e presentò il primo SUV a due ruote, XADV 750. ADV 350 ne riprende il concetto e le linee, ha un look più giovanile e grintoso rispetto al fratello Forza 350, del quale ne condivide la piattaforma seppur con alcune differenze che andremo dopo ad analizzare. ADV 350 viene presentato nel 2021 ed è costruito nella sede italiana di Honda ad Atessa. Honda ha venduto più di 22.000 ADV 350. Lo scooter si presenta con un look off-road, è dotato di smart key, apertura delle serrature anche del bauletto, compreso nel prezzo, parabrezza regolabile su 4 posizioni e 133 mm di escursione, connettività Honda Road Sync. Il cuore di questo scooter è il ben noto monoalbero 330 ESP Plus a 4 valvole capace di erogare 29.2 cavalli. Le dotazioni di sicurezza non mancano, ABS a doppio canale e controllo di trazione regolabile su 2 livelli e disinseribile. Il vano sottosella può ospitare 2 caschi integrali ed è veramente capiente, l'unica critica che possiamo muovergli è non avere una luce di cortesia. L'interasse è generoso, da 1520 mm, il peso in ordine di marcia di 186 kg con il pieno da 11,7 litri e consumo dichiarato da 29,4 km/litro ne fanno un mezzo completo che potrà fare la gioia di molti che cercano qualcosa in più del semplice scooter cittadino. Al mercato italiano piace molto, basta pensare che è, dopo gli SH, lo scooter più venduto ad oggi per quanto riguarda il 2024. Forza 350 viene venduto in circa 1000 unità meno rispetto al fratello ADV, che è già quasi a quota 5000 esemplari nei primi 9 mesi dell'anno. Ma ora andiamo a bordo. Buongiorno ragazzi, eccoci qua in compagnia di ADV 350. Voi sapete che doveva per forza arrivare sul mio canale e vi invito a iscrivervi se questa è la prima volta che vedete un mio video e state con me perché fra un po' ci sarà, tra l'altro, come vedete dal titolo, vedremo poi come sarà il titolo, un confronto fra questo e il Forza 350. Il Forza 350 che sono gemelli con qualche variazione e poi andremo a vedere quali, ma adesso concentriamoci su di lui. E allora ringraziamo come sempre Chicco e tutto quanto lo staff di Janua Selene in Corso Marconi, oppure qua dove stiamo passando adesso in via Maddaloni per il service. Ma che cos'è questo mezzo? Beh, è uno scooter ibrido. Sapete che è un periodo in cui l'aggettivo ibrido si spreca spesso, ma questo è esattamente quello che lui è e poi lo vedremo meglio nel dettaglio quando lo analizziamo. Intanto per un motociclista come me è molto bello salire in sella e trovarsi questo manubrio da 28 di stampo veramente motociclistico, molto particolare il fatto che sia lucido e non satinato come sempre è. E poi è anche molto bello vedere già qua, ma poi lo andiamo a vedere nel dettaglio da fermi, lo vedete che cos'è che cambia rispetto a uno scooter. Certo, se magari chi guarda il mio canale è uno scooterista non avrà notato il dettaglio che ho fatto vedere, un motociclista sicuramente sì, ma niente, non riusciamo ad andare via. La cosa che subito dai primi metri capisco è che lui non ha un grandissimo riparo aerodinamico, ragazzi, ma questo c'era da aspettarselo, basta vedere questo cupolino veramente piccolino. Io capisco l'estetica, ma visto che comunque è un mezzo che deve essere innanzitutto funzionale, non colgo perché non hanno fatto un po' più largo, e questa è già una grande differenza che se voi volete acquistare un Forza 350 già lo state vedendo, se avete già visto e avete bene a mente il Forza. Cerchiamo di capire come si muove. Intanto sicuramente rispetto per esempio a un X-Max o lo stesso Forza e si sente che ha il baricentro un pochino più alto e anche proprio tutto il mezzo lo sentite che è un po' più alto, e devo dire che a me questa cosa comunque, visto che comunque è un mezzo abbastanza piccolino, non disturba. I consumi dichiarati da Honda sono oltre i 29 km con 1 litro di benzina, quindi capite bene che si possono fare oltre 300 km. Certo, magari qualcosa meno se lo usate anche nel fuoriporta, io suppongo che consumerà comunque un po' di più. Adesso il Forza 350, ve ne parlo perché siamo fermi al semaforo e lo avete davanti a me, è questo dashboard che sul Forza 350, che è già stato presentato nel momento in cui sto girando questo video, versione 2025 no, non si sa se verrà presentata, almeno io non lo so,
Nel Forza ci sarà un TFT proprio tipo quello del CB650, che sul mio canale c'è già il primo dei 2 video. Vibrazioni, intanto vi dico che questo motore monocilindrico 330, che è lo stesso appunto del Forza, che eroga 29 quasi 30 cavalli, vibra un pochino al minimo, ma poi appena riprende pochissime vibrazioni, la coppia massima è intorno ai 5-7. Andremo a vedere adesso poi nel fuoricittà, sottoposto magari a quando il motore è più sotto sforzo, cercheremo di capire quanto queste vibrazioni, soprattutto se lo pensiamo di utilizzare anche in autostrada, perché un mezzo così va bene anche per il commuting o magari per la gita fuori porta, quanto queste vibrazioni potrebbero dare fastidio. Per esempio, sicuramente il reparo aerodinamico non è una cosa da andare ad analizzare troppo nel dettaglio. Vedremo poi dopo che ha un bel sottosella come quello dell'X-Max, quindi 2 caschi integrali, e in più questo viene fornito di serie con il top case da 50 litri, quindi sicuramente una gran bella cosa. Praticamente con sottosella e top case voi avete come le borse laterali e bauletto della mia moto. Molto scattante, ma bello corposo in basso, ha un bel motore. E adesso vorrei capire la differenza, che dovrò cercare di dirvi esattamente nel dettaglio, quanto è più fluido, quanto è meno secco, viste le molle progressive e il serbatoio a gas separato, i 2 Showa posteriori rispetto al Forza, perché questa è l'altra differenza che ha. Sono differenze ciclistiche, ragazzi, ciclistiche, quindi ha un po' più di corsa, che sicuramente in città massacrate come Genova possono aiutarvi. Ambito cittadino si muove molto bene, disinvolto, mi piace, dà una grossa padronanza, il manubrio così largo è molto interessante. Poi il tunnel centrale oggettivamente dà un pochino fastidio, questo sì, ma da qualche parte i tubolari del telaio devono passare. On off non ne ha, ma vabbè ragazzi, è un monocilindrico 300, quindi ci sta. Adesso, come vedete dagli specchietti, siamo in compagnia del Forza, quindi fra un po' potrò finalmente darvi la comparativa più precisa e attendibile. Per esempio, la domanda che tutti vi state facendo: vale la pena prendere più aria ma avere più corsa nelle sospensioni se vivi in una città dove c'è tanto sconnesso? Ecco, questa risposta qua, se uno l'ha provato 3-4 mesi prima, ragazzi, ci sono, dopo andiamo a vedere quanto, quando riguardo la scheda tecnica, perché sapete che io vi do pochi valori, vi do, no? Ma quei pochi che vi do sono utili. Ci sono, mi sembra, 10 o 10 mm davanti, mi pare 25 mm dietro, poi andrò a vedere se il dato che vi ho detto è giusto, ma mi sembra che sia una roba del genere. Allora, se devo spoilerarvi cosa ne penso così sulle prime, secondo me un pochino di differenza si sente, si avverte, anche se sono comunque mesi. Andate a vedere quando è che ho postato il video, fate conto che l'avrò fatto 2 o 3 settimane prima il video, della differenza si sente. Poi adesso dirvi se mi sto sbagliando, se sono suggestionato, lo scoprirò appena salirò sul Forza. La posizione, che non ve ne ho parlato, mi piace perché è comunque, vabbè, classica da scooter, molto naturale. Queste sconnessioni, si avverte l'anteriore che ha una prima parte un po' più morbida come forcella, da 37 mm, mentre il mono si sente sì che ha più corsa, ma comunque è più secco, rimane sempre un po' più secco. Probabilmente è già valida come rimarrà più secco, ma è già valida come settaggio per 2 persone quando si guiderà in 2. La frenata, anche altra cosa che ho subito notato che mi piace, ha un singolo disco, ma ha un buon mordente, è un pochino spugnoso, ma ci sta che sia un po' spugnoso per dare un po' più di feeling. In città è comunque progressivo, ha la potenza che ha, la dosate senza problemi, così come anche il freno posteriore. Voi sapete che me lo state vedendo usare molto, non perché freno tanto, ma perché io, non avendo sugli scooter il freno motore, lo utilizzo sempre per avere il freno motore, l'ingresso curva l'ho sempre fatto. Il motore è brioso e corposo, ve l'ho già detto, già da comunque regimi bassi,
e in vita comunque è abbastanza giocoso come mezzo, è vero, ci sta. Certo, davanti non aspettatevi la fiducia di una moto, perché l'ho detto sul Forza 750 e lo ripeto anche qua, non c'è questa fiducia incredibile come potrebbe essere una moto, chiaramente. Assolutamente, non vuole fare la moto così come non lo vuole fare il Forza 750. Anche la gestione del gas è molto precisa, proprio a prova di non motociclista e neanche scooterista che si vuole approcciare per la prima volta. Altezza sella siamo sotto gli 800, ma la seduta è molto larga chiaramente, e quindi sapete che io vi ho già detto in un altro video che non voglio darvi le altezze sella, ma in questo caso ve la do perché magari siete meno avvezzi su certe cose. Essendo larga chiaramente si ha un pochino più di difficoltà a toccare terra. Prima ho fatto un'inversione a U e si gira in veramente poco spazio. Eccoci ragazzi, abbiamo swappato sul Forza 350 e intanto partirei subito dalla posizione di guida, che è un po' più compatta perché il manubrio è realmente un po' più in basso, una posizione sicuramente più raccolta. Per i più alti la DV350 è forse meglio. Sensazione in sella, devo dire, vabbè, il motore è identico, non cambia di una virgola, e anche se sono due unità diverse non cambia niente, ma è parecchio più secco. Forse si sente anche la mia voce che trema un pochino, perché queste sconnessioni che comunque c'erano su questo asfalto di prima c'erano anche con quell'altro, c'erano anche col 350 con la DV, e ragazzi con queste, e comunque su questi stacchi mi alzavo dalla sella per non prenderli, con questi sto sentendo anche qui dove in realtà non ne ho di asperità, quindi sicuramente filtra molto di più di quello che credevo che poteva in realtà fare la differenza. E è stato veramente uno swap, uno scambio al volo quello che ho avuto, e veramente molta differenza. La differenza che non vi ho detto prima anche che c'è a livello ciclistico è avere la doppia piastra della forcella, e anche la sezione, il diametro di questa forcella è più piccolo, quindi si dovrebbe avere più solidità strutturale. Sulla DV350 abbiamo un 37 mm con doppia piastra, quindi piastra che tiene le forcelle sia nella parte superiore che nella parte inferiore, e questo ce l'ha soltanto nella parte bassa, ma non si riesce a vedere perché non ha una zona così aperta. Ma vi assicuro che sto prendendo veramente tante botte, e ovviamente ne pregiudica un po' anche quello che può essere la fiducia su questo asfalto umido, sporco. La trazione ovviamente è pregiudicata, così come il contatto col suolo, e chiaramente questo in cosa si traduce? Mi sento meno sicuro e andavo sicuramente più piano. Ragazzi, sto parlando di ovviamente non chissà che cosa, ma mi dava più fiducia chiaramente avere più contatto col suolo. E allora lui non vuole scimmiottare il fratello maggiore, perché quello è un mezzo più impegnativo anche economicamente, costa quasi il doppio rispetto a questo, ha lo stesso motore, quindi le caratteristiche si fermano diciamo sul lato ciclistico. Nell'onboard abbiamo potuto verificare la differenza che effettivamente c'è per quanto riguarda il comfort di marcia più che altro, e anche la sella è un altro elemento che cambia, perché questa qua è un pochino più confortevole. Stiamo parlando di sfumature che si possono percepire quando, come nel mio caso, si è avuto l'occasione di provarne uno e l'altro di seguito. La forcella, che è l'elemento che più cambia rispetto al Forza, è una forcella da 37 mm, la corsa è di 125 mm, che è la componente principale di differenza che si sente alla guida, perché il fratello ha una corsa soltanto di 100 mm, e anche per quanto riguarda gli ammortizzatori posteriori, qua abbiamo ammortizzatore gas separato, una molla che diciamo è progressiva. Il mono ha 15 mm in più di corsa rispetto al Forza. Questo si ripercuote anche in una maggiore luce a terra, si hanno 10 mm in più di luce a terra, quindi significa che questo, una piccola strada bianca la potete fare. E devo dirvi la verità che sentendo la differenza che c'è, la secchezza che si ha sulle buche dal fratello Forza, mi fa pensare che effettivamente una strada bianca si potrebbe fare. Vi ricordo che questo è un bauletto che viene fornito di serie, un bauletto da 50 litri,
Sottosella uguale per entrambi da 48 litri, quindi ci stanno 2 caschi integrali, molto buona questa cosa. Abbiamo una presa USB dentro il cassettino che è analogo a quello del Forza, e però attenzione perché non è sotto chiave, quindi se vi lasciate qualcosa di importante state attenti. Vi faccio vedere quindi quello che stavamo dicendo, la differenza sostanziale a livello tecnico è questa. Qui vedete che c'è la doppia piastra, quindi si ha maggior solidità strutturale, ed è anche per questo che si ha un pochino più di feeling quando si guida rispetto al Forza. Facendo un piccolo raffronto fra i due, chi dovrebbe scegliere uno piuttosto che l'altro, vi posso dire che questo qua sicuramente è il classico scooter per eccellenza e andrebbe scelto, e infatti il mio amico che cortesemente si è prestato a fare video con noi, lui non è assolutamente motociclista e quindi lo vedo più adatto, perché comunque avere un mezzo con un baricentro leggermente più basso, una sella che è un pochino più bassa, ha dei cerchi diversi che pesano 225 grammi in meno a cerchio, e su masse ovviamente non sospese, su masse non sospese in rotazione la differenza chiaramente è maggiore. Vi faccio vedere come si sta in sella. Tunnel centrale abbastanza largo, che quindi dà un po' fastidio, ma vi ho fatto vedere che comunque lo spazio, io sono 1,70 m, lo spazio anche per una persona alta 1,90 m sicuramente è abbondante, e quindi c'è tutto lo spazio che volete veramente. Non interferisce, le pedane del passeggero non interferiscono, e come vi dicevo non si possono avere come sull'XADV 750 le pedane rally aggiuntive per poterlo guidare puntando un pochino i piedi e avendo un po' più di controllo. Paramani di serie, si attivano le 4 frecce durante le frenate d'emergenza, full LED per entrambi, quindi l'illuminazione notturna che non abbiamo ovviamente per motivi di tempo non l'abbiamo provata. Andiamo a vedere come sta il passeggero anche, perché è una prova che voglio fare su entrambi. La sella è sicuramente più sostenuta, però spazio ne ho parecchio, e poi anche su questo, un po' come sulle moto da turismo, abbiamo la sella a 2 piani in maniera che il passeggero può vedere bene la strada. Spazio ne ho in abbondanza e la posizione è veramente comoda, devo dire che mi sento abbastanza in poltrona, e anche il bauletto con lo schienalino è molto comodo. Andiamo a vedere la stessa cosa sul Forza. Qua la comodità è inficiata dal fatto che non abbiamo il bauletto, ma ora siamo fermi, quindi non abbiamo questo problema. Direi sostanzialmente simile, molto molto simile, cambia veramente poco, anche la posizione delle pedane, anche delle maniglie, dei maniglioni, è molto molto simile, ragazzi. Adesso facciamo vedere il dashboard, che è un elemento che sul Forza 350 2025 cambierà, e questo invece è ancora l'LCD. Il Forza 350 nuovo avrà un TFT da 5 pollici. Qua abbiamo tutte le informazioni, ci dà anche la temperatura, e ovviamente si può andare a scorrere, poi si possono settare tutte e tre il menu, e poi con i tastini qua si può scendere e selezionare le altre righe. Consumo dichiarato, ve l'ho già detto, 29 passa litri. Controllo di trazione, che essendo questo un mezzo votato per andare un po' su sterrattini come anche questo, è possibile disattivarlo, cosa che può essere comoda sicuramente. Vi ho detto la differenza sostanziale per chi vuole un mezzo di questo tipo. Secondo me è una persona che vuole un pochino distinguersi, vuole avere qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più particolare. Sicuramente che è più comodo, perché se avete problemi e volete una cosa un pochino più soft, con questo l'avete, con il Forza invece avete più simile a un X Max 300 o a scooter di quel tipo. Gommatura è uguale per entrambi come dimensioni dei cerchi, quindi abbiamo 120-70 su cerchio da 15 per entrambi, ma gommatura una Karoo Street sulla DV350, gommatura più stradale invece sul Forza. Gomma posteriore chiaramente, che per fare spazio al motore a sottosella non è dello, sapete, cioè, su quasi tutti così, non è dello stesso diametro, ma è una 14 pollici. Facciamo vedere anche il sottosella.
sottosella molto capiente con questo pratico oggettino che, siccome quando avete un sacco di cose dentro, può servire per fermare gli oggetti che magari vanno a muoversi. Purtroppo non c'è la luce, c'è la moquette ma non c'è la luce. ADV 350 o Forza 350, la differenza di prezzo che non vi ho ancora detto fa sì che il Forza sia più economico, giustificato da queste differenze ciclistiche che quindi fanno aumentare un pochino il prezzo. Entrambi hanno 4 colorazioni, il prezzo è 7.090 questo, mentre il Forza è 6.3. Differenza secondo me giustificata? Probabilmente sì, perché ci sta che se voglio avere un mezzo un pochino più fruibile spendo qualcosa in più, se invece onestamente so che lo userò soltanto in città e magari per tragitti anche in zone non con l'asfalto, come per esempio abbiamo noi qua a Genova, che molto spesso è bello distrutto, si può scegliere per un Forza 350 dove si ha un maggiore riparo aerodinamico, che come detto la zona alta è molto più riparata. Qua abbiamo soltanto la parte centrale, diciamo, del casco che è riparato, gli avambracci, le braccia, le spalle sono molto più esposte rispetto al Forza 350. Direi che per questa comparativa è tutto. Se volete sapere che cosa ne penso io e che cosa sceglierei io, vi invito innanzitutto a commentare e farmi sapere cosa ne pensate voi. Io sceglierei il ADV 350 perché mi dà un po' più di pepe, quello mi sembra molto più uno scooter tradizionale, cosa che è, e invece però non siamo tutti uguali. Il proprietario del Forza 350 è la prima volta che l'ha provato e si è trovato contento di aver fatto la scelta di prenderlo a scatola chiusa senza avere mai provato il Forza, che io lo spingevo per questo, ma perché in realtà probabilmente è che a me piaceva di più e avendoli provati entrambi la mia scelta va su lui. Lo trovo un pochino più divertente e un po' meno scooter, quindi è per questo che mi piace un po' di più. Probabilmente ai motociclisti è molto probabile che preferiscano questo e gli scooteristi preferiranno sicuramente lui. Direi che per oggi è tutto, appuntamento alla prossima recensione, ci vediamo sul canale, iscrivetevi mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto questo video. Ciao ragazzi!